Ehi Marmaia, ben ritrovati sul canale, rieccoci all'appuntamento settimanale con le notizie su VR e gaming. Grazie Walter, Dario, Anto e Ubiquitas per il vostro supporto, vi mando un grande abbraccio e grazie a tutti per la visione completa dei miei video, anche ai like, commenti e tutta l'attività sul canale. Grazie ai nuovi iscritti e rapidamente, prima di cominciare con le notizie, vi ricordo di disabilitare adblocker e aggiornare la pagina. Ragazzi, se i video vi piacciono e li trovate interessanti, l'unico modo per ringraziarmi è far partire quelle pubblicità, quindi fatelo e grazie mille. Partiamo con le notizie. Quest 2 pare aver accelerato il processo di progettazione, tanto che dovrebbe essere spedito entro la metà del 2025. La cosa interessante di questo nuovo visore Meta è che nasce dalla collaborazione con LG. Niente di strano, Meta, quando ancora era Oculus, aveva già collaborato con altre aziende come Samsung per il visore Odyssey oppure Lenovo per Rift S e altre aziende. Stando ad alcuni rapporti però, WebOS, che sarebbe il sistema operativo dei TV LG, sarà installato nel visore, quindi è come se il dispositivo sarà uno smart TV LG. Questa cosa servirà a gestire magari degli schermi particolari che monterà Quest Pro 2? Continuate a seguire e lo saprete. C'è invece un'altra collaborazione che non è andata in porto. Si tratta di Google e Meta. Google infatti avrebbe provato a convincere Meta a unificarsi alla propria piattaforma XR, ma Meta ha rifiutato. In poche parole, Google ha quasi preteso che Meta utilizzasse Android XR sui propri dispositivi. Andrew Bosworth, il numero 2 di Meta, ha dichiarato che Google intendeva fare questa manovra accusando Meta di frammentare l'ecosistema, quando finora Meta non ha fatto altro in realtà che dare delle linee guida. Inoltre Meta non si è rifiutata da subito, aveva proposto a Google di portare il Play Store e altre applicazioni 2D su Quest, dando così la possibilità agli sviluppatori e agli utenti di avere sì un ecosistema aperto, ma Google in questo caso ha declinato. Insomma, poteva essere l'inizio di qualcosa di veramente innovativo e incredibile, ma i soldi vengono prima di ogni altra cosa e questo tiro alla fune alla fine non ha portato da nessuna parte. Oh, allora finalmente è ufficiale, il nuovo servizio Meta Quest Plus è arrivato anche in Italia e spieghiamo bene come funziona. Aprite bene le orecchie. Finora Quest Plus era un servizio in abbonamento che vi consentiva di accedere a 2 giochi al mese che potevano essere giocati finché si manteneva attivo l'abbonamento. Adesso invece è stato aggiunto un catalogo. In poche parole, sia che voi siate abbonati mensili o annuali, avrete accesso a una serie di giochi, al momento 13, che fra l'altro dovrebbero essere cambiati periodicamente. In più, dal 1° marzo per gli abbonati annuali c'è un credito di 23 euro incluso nel servizio. A chi è indirizzato Quest Plus? A tutti, ovviamente, perché chiunque può attivare questo abbonamento, ma non potendo scegliere i giochi inclusi risulterebbe inutile per tutti quegli utenti che hanno già tanti giochi in libreria, perché si ritroverebbero giochi che hanno già giocato. Ottimo invece per chi ha appena acquistato un visore e vuole accedere a una selezione di giochi che periodicamente varieranno. L'abbonamento mensile è di circa 8 euro, mentre quello annuale è di circa 60, con 25 euro di credito incluso. Tutto chiaro adesso? Ho i miei dubbi. E a proposito di chiarimenti, ma non è possibile sta cosa che ogni volta devo chiarire, perché c'è gente che non capisce quando uno dice le cose. La scorsa settimana ho fatto una bellissima diretta con Gregory del canale Il Gretta Pensiero. Se avete perso la diretta andatela a vedere, in cui abbiamo parlato dei licenziamenti Sony e della compatibilità di PSVR 2 sul PC. Sui licenziamenti è stato detto che parte del team che ha sviluppato Horizon è stato licenziato. Nessuno ha parlato di chiusura del team, che è Firesprite insieme a Guerrilla Games. Firesprite non l'abbiamo neanche nominato, quindi come cazzo
cazzo fate a dire che durante la diretta è stato detto che Firesprite è stato chiuso? Vi drogate. Sta per chiudere PlayStation London, lo studio che sta dietro allo sviluppo di Blood and Truth, e altre sedi in Gran Bretagna. Ma nessuno ha parlato della chiusura di Firesprite e Guerrilla Games. Perfino Insomniac Games e Naughty Dog hanno licenziato personale. Ma questo non vuol dire che stanno chiudendo. Quando uno parla, ragazzi, dovete aprire quelle cazzo di orecchie che nel vostro caso sembrano messe lì per far circolare un po' d'aria in quello spazio vuoto che c'è in mezzo. Ogni volta che uno parla di Sony, PlayStation o PSVR 2, subito lì arrivano quelli con la sindrome del pisellino piccolo a difendersi da cose che non sono mai state dette. Siete come i fantasmi del Sesto Senso, avete presente? Sentono e vedono solo quello che vogliono vedere. Allora, se dovete guardare i video perché li trovate interessanti e volete argomentare anche il vostro punto di vista, allora va bene. Ma se venite solo per cercare il pelo nell'uovo e dire le solite strozzate tipo ecco, hai sbagliato, fai disinformazione, sei di parte, allora vi chiedo di levarvi dal cazzo, non li guardate i miei video. Andate dove si parla sempre bene di qualsiasi cosa e vi assicuro che in giro ce ne sono di canali così. A proposito, qualcuno ricorda Switchback? Ecco, 90 licenziamenti per il team di sviluppo di questo gioco, che già che ci siano più di 90 persone per sviluppare un gioco di merda così, beh, è già assurdo. Poi ci chiediamo come mai Sony sia in crisi. Cazzo, devi pagare 150 persone che fanno giochi di merda che nessuno compra, è normale che poi crolli. Ok, se non avete ancora provato Zenith, forse è arrivato il momento di farlo, perché grazie a una nuova modalità introdotta diventa anche free to play. L'aggiornamento si chiama Nexus e prende il posto del gioco originale, ossia Zenith The Last City, che adesso diventa un DLC a pagamento per la versione gratuita. Aggiunge nuove sfide, quest, nemici, dungeon settimanali e giornalieri, sistema di locomozione rinnovato e sistema di combattimento arricchito per utilizzare per esempio skill speciali tramite semplici movimenti della mano o del polso. Già disponibile su Quest e PCVR, mentre resta ancora sconosciuta la data di uscita per la versione PSVR 2. Dopo il remake dei primi 3 capitoli della saga di Tomb Raider, arriva un nuovo progetto del team Beef che sta lavorando a una mod VR per Tomb Raider da giocare direttamente su Quest. La mod si basa su un remake non ufficiale, noto come X-Proger, e consente di vivere le avventure di Lara Croft in prima persona con supporto completo ai 6 gradi di libertà. Se non avete mai sentito parlare del team Beef, sono quelli delle mod VR su Quest per Doom, Quake, Return to Castle Wolfenstein e tanti altri. Solitamente rilasciano le mod tramite SideQuest, quindi se siete interessati fatemelo sapere tra i commenti e quando arriverà la mod vi mostrerò come scaricarla e installarla o installara. Nuovo aggiornamento per Ghost of Tabor che aggiunge una nuova mappa, un nuovo boss, 2 nuove armi, granate stordenti, nuove meccaniche, per esempio adesso per installare il silenziatore sull'arma bisogna ruotarlo. Solo per la versione PCVR c'è la possibilità di attivare una streamer camera che consente di switchare fra 3 punti di vista diversi: elmetto, canna del fucile oppure reticolo di puntamento, con tanto di stabilizzazione. Restano invece tutti i problemi precedenti. Ghost of Tabor è già disponibile su PCVR e visori Meta, mentre dovrebbero essere in arrivo una versione Pico e una PSVR 2, ma ancora senza data di uscita. Espire One è uno dei giochi in arrivo con la prima ondata del nuovo catalogo di MetaQuest Plus, ma non solo, perché per l'occasione è stato arricchito con un aggiornamento che si chiama New Recruits, che aggiunge il miglioramento grafico per Quest 3 e nelle settimane successive arriverà anche il miglioramento per PCVR su Rift e SteamVR. E cosa fa questo upgrade? Aumenta la risoluzione, migliora le texture di personaggi, ambienti e risorse tipo armi
animazioni e altro, e su Quest Pro va a sfruttare il foveated rendering dinamico grazie al tracciamento degli occhi. Bene, avanzi di VR, queste erano le migliori notizie settimanali sulla VR, grazie per la visione completa. Like, iscrizione e continuate a seguire attivando tutte le notifiche. Supportate il canale tramite il tasto super grazie e date sempre uno sguardo ai link in descrizione e nel primo commento. Troverete il link Amazon per l'acquisto di queste 3 e altri visori VR, il link per ricevere 30 euro di credito all'attivazione di un nuovo visore Meta, il gruppo Telegram con giochi Meta in sconto al 25% e tanti link utili per l'acquisto di accessori per visori VR delle migliori marche come Kiwi Design, Cyber VR, VR Cover e le lenti graduate VR Rock, per giocare in VR senza occhiali da vista. Utilizzando questi link non solo date una piccola mano al canale, ma ricevete gli sconti per risparmiare qualche soldo. Da bene è tutto, fatemi sapere se vi piace tutto il circondario. Ci vediamo alla prossima. Yo ho, marmaglia.